Ciao a tutti amici, continuiamo a parlare di Aristotele e in questa video lezione parliamo dell'etica di Aristotele, della morale, della vita morale, dei comportamenti, dei caratteri, delle passioni dell'uomo. Anche su questo argomento Aristotele si diffonde notevolmente con delle teorie di grande importanza che avranno anche grande influenza nel prosieguo della storia del pensiero. Con me ho la gattona Sofì. Sofì, vuoi stare con me? Forse no, allora la lasciamo andare. Sofì, saluta i nostri videoascoltatori. Beh, se ne vuole andare, la lasciamo andare con un bel salto di quelli che piacciono a lei. Allora parliamo dell'etica, della morale secondo Aristotele, e in particolare parliamo dei contenuti dell'opera di Aristotele, Etica Nicomachea, che è la più importante opera etica di Aristotele. Sapete che ce ne sono anche altre, le abbiamo elencate, le abbiamo descritte nella video lezione dedicata espressamente alle opere di Aristotele. Aristotele esamina la vita morale. Aristotele prende atto inizialmente che esiste una vita morale, nel senso che esistono tante azioni, esistono tante passioni, esistono tanti comportamenti da parte degli esseri umani di tipo diverso e che quindi hanno anche un fine diverso. La vita morale, in generale le azioni umane, sono dirette verso un fine. Ricordate quanto sia importante il finalismo all'interno del carattere complessivo della filosofia aristotelica. E allora Aristotele anche qui mette in evidenza l'importanza del fine, delle cause finali, del telos, della finalità. Le azioni umane non avrebbero senso se non fossero dirette verso un fine. Questo fine, questo telos è anche un bene, il fine telos in greco. Abbiamo già visto peraltro queste parole in precedenti video lezioni, e il fine corrisponde a un bene. Ricordate che nella dottrina delle quattro cause Aristotele esplicitamente chiama la causa finale il bene, la causa finale è il bene, quindi il fine che ogni uomo cerca di raggiungere è un bene, un agaton. Già dall'inizio vediamo che Aristotele si allinea all'impostazione ottimistica della morale tipica della filosofia socratico-platonica. Gli uomini cercano sempre un bene, le loro azioni sono finalizzate al bene. Questo non è scontato, uno potrebbe pensare che gli uomini siano un po' masochisti o sadici nei confronti degli altri, che ricerchino il male, e invece no. La struttura razionale dell'idealismo antico porta Aristotele a pensare che ogni azione umana sia direzionata verso un bene e che il fine di ogni azione umana non possa che essere un bene. Esistono, abbiamo visto, diverse tipologie di azioni e quindi diverse tipologie di beni che gli uomini perseguono. In cosa consiste la morale? Nel trovare quello che tra tutti i beni è il sommo bene. Il sommo bene realizza la vita morale. Il sommo bene è l'agaton, to ariston. Ariston in greco vuol dire migliore. Ricordate che aristocrazia vuol dire il potere dei migliori, il governo dei migliori, mentre abbiamo visto che agaton vuol dire bene, quindi agaton to ariston, ariston migliore nel senso di superlativo assoluto, agaton to ariston il sommo bene, perché vi sono tanti beni che non corrispondono assolutamente al sommo bene. Per esempio, vi sono dei beni che sono dei mezzi per raggiungere, per ottenere altri beni. E questo ad Aristotele non piace. Alcuni beni che gli umani perseguitano non sono ricercati di per sé, ma sono ricercati appunto non perché sono dei fini, ma perché sono dei mezzi, cioè sono dei beni che servono strumentalmente ad ottenere altri beni. Per esempio, nel caso delle ricchezze,
Quando io individuo il bene, il fine dell'azione umana nelle ricchezze, questo bene, le ricchezze, Aristotele non disprezza necessariamente le ricchezze, lo vedremo magari nella prossima video lezione dedicata alla politica, ma anche all'economia, non disprezza in generale le ricchezze, ma le ricchezze sono senz'altro un bene, uno dei tanti beni, ma non possono essere il sommo bene. Perché? Perché le ricchezze sono ricercate non in se stesse come fine, ma come un mezzo per ottenere qualcos'altro, ok? Le ricchezze, non so, le monete d'oro io non me le mangio, le monete d'oro non mi danno piacere se io le strofino sul mio corpo, cosa del genere, quindi io non ricerco le monete d'oro di per sé, perché mi danno un piacere di per sé, perché comunque mi danno una soddisfazione di per sé, ma le ricerco per poter acquistare altre cose e quindi le ricchezze non possono essere il sommo bene. Attenzione, il sommo bene si identifica con la felicità, eudaimonia, e anche qui Aristotele mostra il suo ottimismo, come abbiamo visto, del tutto compatibile con l'ottimismo morale socratico-platonico. Eudaimonia vuol dire felicità e quindi anche qui ottimismo morale. Il bene corrisponde alla felicità, ma in particolare è il sommo bene che rappresenta proprio il fine dell'uomo e che corrisponde il sommo bene alla felicità. Quindi anche qui una venatura, un'impostazione fortemente ottimistica. Abbiamo già detto in precedenti argomenti che la parola felicità, come eudaimonia in greco, ha una sfumatura di significato diversa dalle parole che esprimono felicità in italiano oppure nelle lingue moderne. Eudaimonia, eu vuol dire buono e daimonia viene da daimon che vuol dire demone. Quindi felicità letteralmente significa avere un buon demone, essere in compagnia di un buon demone, cioè essere di buon umore, è avere una tranquillità interiore, avere una serenità, una tranquillità interiore, essere di buon umore. Questo significa la felicità. La felicità non significa, non so, lo sballo, qualcosa di straordinario o corrispondi a qualche avvenimento preciso che ti dà la felicità. No, la felicità è una cosa che è costante nel tempo, una sorta di buon umore, una sorta di tranquillità, di serenità interiore. Quindi il sommo bene è quello che mi dà la felicità. Questo sommo bene non può essere appunto un bene che è un mezzo per ottenere altri beni, e questo l'abbiamo detto, quindi sono escluse le ricchezze. Attenzione, il sommo bene non può neanche essere il piacere fisico. Perché non può essere il piacere fisico? Perché il piacere fisico noi lo condividiamo anche con gli animali. Quindi attenzione, la seconda caratteristica del sommo bene è questa. Il sommo bene deve essere qualcosa che è proprio dell'uomo. Deve essere un bene che è caratteristico dell'uomo, della natura umana, che l'uomo non ha in comune con altri enti, in particolare gli animali. E quindi il sommo bene non può consistere nel piacere fisico. Che cosa l'uomo ha che lo differenzia e lo rende superiore dagli animali? Ve lo ricordate? La ragione, la razionalità, anche se lo vediamo dal punto di vista, ricordate, delle funzioni dell'anima, gli animali hanno solo anima nutritiva e sensitiva, mentre l'essere umano ha le funzioni dell'anima nutritiva, sensitiva e anche razionale. E quindi il sommo bene, la felicità, deve consistere nel perseguire la ragione. Agire razionalmente, soltanto l'azione razionale fa sì che noi possiamo arrivare al sommo bene. La felicità significa
condursi secondo ragione, perché solo secondo ragione noi possiamo trovare il sommo bene, poiché, come ho già detto, il sommo bene deve essere qualcosa di proprio dell'uomo, di caratteristico soltanto dell'uomo, che l'uomo non spartisce con gli animali. Terza, come dire, clausola per riconoscere il sommo bene, la terza condizione, attenzione, è che il sommo bene, quindi la felicità nell'uomo, deve essere autosufficiente, deve essere autarchica, cioè deve venire dall'interno dell'uomo stesso. Il sommo bene, la felicità, non può venire dall'esterno, cioè non può essere qualcosa che non dipende da noi, ma dipende dagli altri, e quindi escludiamo anche come sommo bene, certo è un bene, ma non è il sommo bene, mi capite? Escludiamo la gloria, gli onori, la popolarità, il successo. Aristotele si riferisce in particolare agli onori che ti vengono tributati dalla carriera politica, ma parliamo di ogni tipo di popolarità, di gloria, di onori, di successo che possono essere ottenuti da un individuo umano, non solo con la politica, ma anche con tanti altri generi di attività. Perché questo bene è un bene, ma non è il sommo bene, perché non dipende da noi, non è autarchico e quindi non è perfetto. Aristotele usa proprio la parola autarches, cioè autarchico, autosufficiente in greco. Il sommo bene deve essere autosufficiente, deve essere qualcosa che scaturisce dall'individuo umano, non che dipenda dall'esterno, perché le cose che derivano dall'esterno non le possiamo controllare. Quindi la popolarità ci viene data dall'esterno, ci viene data la popolarità, la gloria, gli onori o il successo dipendono dal consenso di altre persone. Questo consenso può esserci come può non esserci, questo consenso, questa popolarità può sparire all'improvviso, non dipende da noi, cioè è un bene che noi non possiamo controllare da noi, e quindi non può essere il sommo bene, dipende da caratteristiche, da contingenze, da fattori anche causali, da fattori anche casuali, dipende da circostanze favorevoli, fortunate, che derivano dall'ambiente esterno e non da noi, e quindi la popolarità, la gloria e gli onori non possono rappresentare il sommo bene, non sono qualcosa di autarches, cioè di autosufficiente. Invece il sommo bene deve essere qualcosa che ha un premio in se stesso, e quindi non può derivare dalla compiacenza degli altri. Inoltre Aristotele dice, attenzione, che la popolarità, gli onori, il successo sono anch'essi, come le ricchezze, un mezzo, un bene che è un mezzo e non un fine, perché la popolarità, il successo, la gloria, gli onori non sono un bene di per sé, ma servono per ottenere un altro bene, cioè il compiacimento di se stessi. Infatti la gloria e gli onori hanno come conseguenza un altro bene, cioè la gloria e gli onori non sono un bene che noi ricerchiamo in se stessi, li ricerchiamo, la gloria, gli onori, la popolarità, perché essi, diremmo con una terminologia moderna, provocano l'aumento della nostra autostima, quindi ci danno una assicurazione, una maggiore sicurezza delle nostre qualità, e quindi sono anch'essi beni strumentali, non fini ma mezzi per ottenere un altro bene. Quindi attenzione, abbiamo visto che il sommo bene deve avere tre caratteristiche, deve rispondere a tre caratteristiche, non deve essere un bene che è un mezzo per ottenere altri beni, deve essere un bene ricercato per se stesso. Poi non deve essere un bene che noi abbiamo in comune con gli animali o con altri enti, deve essere un bene proprio dell'uomo. Il sommo bene deve esprimere una caratteristica, una qualità che appartiene soltanto agli uomini. E poi terza,
caratteristica abbiamo visto del sommo bene è il fatto che deve venire da noi, dall'interno di noi, dalle nostre facoltà, non deve dipendere dall'esterno, non deve dipendere da casualità esterne oppure dal consenso, dall'assenso di altri uomini o comunque di fattori esterni che noi non possiamo controllare. Allora che cosa sarà questo sommo bene? Abbiamo visto che il sommo bene deve essere conquistato attraverso la ragione e il sommo bene è qualcosa e consiste nel condursi secondo ragione. Ma qual è la scienza, qual è la disciplina che secondo Aristotele ci spiega che cos'è il sommo bene? Fate attenzione, Aristotele parla di politiche, cioè di scienza politica. Che cosa vuol dire? Non parla di etica. Aristotele, da un punto di vista delle classificazioni delle scienze, unisce etica e politica perché dice che in fondo esiste una sola scienza, una sola disciplina che si occupa sia del bene individuale, noi chiameremmo appunto la morale, sia del bene collettivo, cioè del bene della polis. E quindi attenzione, lui dice, e su questo è d'accordo con Platone, che nessuno può essere felice individualmente se la polis, la collettività in cui egli si trova a vivere, non è ben condotta. Non è giusta, la polis non è condotta, non è governata in maniera giusta, non è ben ordinata. Su questo lui è d'accordo con Platone, non può esistere una vera felicità individuale senza una buona organizzazione dello Stato, della polis dello Stato, cioè senza una felicità, come dire, sociale. Aristotele dice che il bene è un'ottima cosa se provato singolarmente, però è una cosa divina e più perfetta se il bene o la felicità sono condivise da tutti quelli che mi stanno intorno. Tuttavia Aristotele non è Platone, cioè distingue, attenzione, la felicità individuale dalla felicità collettiva della città. Dice che le cose non coincidono. È vero che condizione necessaria del bene individuale e della felicità individuale è la felicità collettiva. Tuttavia, Aristotele, attenzione che questo è molto importante, distingue la felicità perseguita dal singolo e la felicità dei cittadini. Dice che sono due cose che non sono coincidenti, che sono due cose che non collimano. E quindi qui c'è la differenza con Platone. Aristotele si distingue dall'olismo politico di Platone, dal totalitarismo della costruzione politica ideale di Platone, perché lui dice che a differenza di Platone, no, vi ricordate, secondo cui l'agire del singolo deve essere completamente diretta al bene dello Stato, l'individuo in qualche modo deve sacrificare se stesso per il bene collettivo. Aristotele invece sostiene che l'individuo ha una sfera di libertà, propri gusti, proprie esigenze o propri interessi che possono anche esistere autonomamente dal bene dello Stato, d'accordo? E poi riprenderemo quest'idea di Aristotele che lo distingue da Platone successivamente. Aristotele dirà, come vedremo, che anche la proprietà privata oppure l'interesse personale sono cose positive che lo Stato deve coltivare perché rendono un cittadino un buon cittadino, mentre un cittadino che non ha proprietà privata, come in Platone, non ha alcun interesse individuale personale sganciato dall'interesse dello Stato rischia di essere separato rispetto ai governanti dello Stato e rischia di ribellarsi. Quindi attenzione, abbiamo una felicità del singolo in Aristotele che non corrisponde completamente alla felicità collettiva della polis, a differenza di Platone in cui queste due cose si identificano, e quindi
anche se la disciplina formalmente unica, sia per la felicità individuale, per l'etica, sia per la felicità collettiva, per la politica, e Aristotele chiama questa disciplina che studia entrambe le cose politiche, di fatto Aristotele distingue una riflessione che riguarda la felicità individuale dalla riflessione politica propriamente detta che riguarda la felicità della polis, e quindi è vero che lui dà all'insieme delle scienze pratiche il nome politiche, però poi all'interno della politiche, che lui chiama proprio la scienza delle felicità, si può distinguere tra il bene individuale e il bene collettivo della polis. Qual è questo sommo bene che rappresenta l'esercizio della ragione? Questo sommo bene che rappresenta l'esercizio della ragione, attenzione, deve essere trovato secondo virtù, cioè l'esercizio della ragione, fate attenzione, secondo Aristotele, deve essere attuato, dice Aristotele, a livello di eccellenza. E come posso io esprimere la mia facoltà razionale a livello di eccellenza? Significa che io la devo esprimere secondo virtù, d'accordo? Quindi la felicità e il sommo bene rappresentano l'esplicazione della ragione secondo virtù, e quindi Aristotele distingue diversi tipi di virtù, perché il problema di quale sia la felicità, di cosa sia il sommo bene, si sposta a questo punto verso il problema delle virtù, dei vari tipi di virtù. Possiamo dire una cosa, un'osservazione molto importante che anche in questo caso distingue Aristotele da Platone. Aristotele parla di bene, di sommo bene che si identifica con la felicità, sommo bene che corrisponde all'esercizio della ragione, cioè alla più propria dell'uomo che lo rende diverso e superiore agli animali, all'espressione della ragione a livello di eccellenza, quindi seguendo la virtù, secondo virtù. Però attenzione, questo sommo bene per Aristotele è un sommo bene pratico, è un sommo bene che si realizza nella vita pratica, quindi molto importanti sono anche non solo le virtù teoriche che lui chiamerà teoretiche, le virtù intellettualistiche, ma anche le virtù pratiche. Questa rivalutazione della vita pratica, della vita quotidiana, della vita sociale ovviamente distingue fortemente Aristotele da Platone e dall'intellettualismo etico di Platone. Ricordate che per Platone il bene, che cos'è il bene? È quell'idea forma, vi ricordate? Il bene è qualcosa che ha un significato prima di tutto gnoseologico, ontologico e gnoseologico. È un'idea forma, il bene, ricordate nel mito della caverna, che illumina le altre idee forme, quindi che ti fa conoscere tutto, cioè il bene per Platone è un principio primo, un principio supremo conoscitivo. È soltanto quando tu teoricamente, intellettualisticamente conosci il bene in sé, il bene proprio come principio ontologico, gnoseologico, allora puoi metterlo in pratica, cioè il bene teorico si trasforma automaticamente in bene pratico. Per Aristotele non è assolutamente così. Una cosa è il bene teorico, una cosa è il bene pratico, e lui dice che comunque il sommo bene, Platone non sarebbe mai d'accordo, è un sommo bene pratico, è un sommo bene pratico, deve essere un sommo bene, una felicità. Ricordate che il sommo bene corrisponde alla felicità, deve essere un bene supremo pratico che può essere trovato nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni, e che è alla portata delle facoltà pratiche dell'uomo, quindi di qualunque uomo. Allora, abbiamo visto che il sommo bene della felicità corrisponde all'espressione della ragione secondo virtù. E quindi quali sono queste virtù? Fate attenzione, Aristotele distingue tra due tipi di virtù, perché esistono diverse facoltà dell'anima, no? L'esercizio della razionalità secondo virtù è l'attività dell'anima secondo virtù, della psiche dell'anima secondo virtù. Ricordate che
vi ho detto anche in altri argomenti che virtù in greco si dice arete, e l'arete significa virtù come valore, quindi ha un significato dinamico, un significato di azione. E allora condurre l'anima secondo virtù. Quali sono le facoltà dell'anima? Ricordate quello che vi ho detto sull'anima? Le facoltà dell'anima sono tre, però attenzione, secondo Aristotele la facoltà più bassa, quella propria dei vegetali, cioè la facoltà nutritiva dell'anima, non ha nessun riscontro nella morale, perché appunto la facoltà nutritiva dell'anima serve solo a bere, a mangiare, a riprodursi, cose del genere. Quindi ovviamente hanno riscontro nella morale, come abbiamo già visto, l'espressione della razionalità, quindi la terza e più alta funzione dell'anima, cioè l'anima razionale, però attenzione, a differenza di quello che direbbe Platone, anche l'anima sensitiva, che gli uomini hanno in comune con gli animali, entra nella sfera morale. Quindi attenzione, non solo l'anima razionale, ma anche l'anima sensitiva. Attenzione, l'anima sensitiva, secondo Aristotele, è responsabile certamente della conoscenza sensibile, però non ha soltanto un valore gnoseologico, l'anima sensitiva è anche responsabile di altre facoltà, come per esempio i desideri oppure le passioni. Da questo punto di vista l'anima sensitiva entra nello studio della morale, ha a che fare con le virtù. In particolare l'anima sensitiva ha una caratteristica, cioè la facoltà desiderativa. Va bene, la parte razionale dell'uomo è la parte razionale, però anche la parte sensitiva dell'uomo ha importanza nella morale. La parte sensitiva dell'uomo corrisponde un po', secondo Aristotele, a quello che noi chiamiamo il carattere, l'insieme delle passioni, dei desideri. Ecco, la facoltà desiderativa, cioè il carattere di una persona, ha importanza. Quindi vedete come Aristotele, a differenza di Platone, sottolinea, lo vedremo anche in seguito, il carattere pratico della morale, lo sfondo pratico della morale. La facoltà desiderativa corrisponde a quelle che sono le virtù pratiche, che Aristotele chiama virtù etiche, mentre invece la ragione, cioè la funzione razionale dell'anima, esprime quelle che Aristotele chiama le virtù intellettualistiche, le virtù teoriche, teoretiche, appunto, che lui chiama virtù dianoetiche. Quindi esistono due tipologie di virtù. Le virtù che corrispondono alla funzione razionale dell'anima sono le virtù dianoetiche, razionali, intellettualistiche, teoretiche, però c'è spazio anche per le virtù pratiche, per le virtù etiche che corrispondono alla facoltà desiderativa dell'anima. E quindi Aristotele, e lo vedremo adesso tra poco, si distingue, non è d'accordo con l'intellettualismo etico di stampo platonico. Per condursi bene, secondo ragione e secondo virtù, conquistare la felicità e il sommo bene, dobbiamo ancora capire qual è il sommo bene, ci arriveremo, non basta conoscere il bene da un punto di vista teorico, teoretico, non bastano le virtù dianoetiche, servono anche le virtù etiche per poter mettere in pratica quello che le virtù dianoetiche dicono. Aristotele non mette in dubbio che le virtù dianoetiche, quelle dell'intelletto, siano superiori rispetto alle virtù pratiche, alle virtù etiche, anzi dice che le virtù dianoetiche, le virtù teoretiche, hanno una funzione direttiva nei confronti delle virtù etiche. Però attenzione, le virtù dianoetiche da sole non bastano. Io posso decidere razionalmente di effettuare quell'azione, però poi il mio carattere, le mie passioni potrebbero impedire l'effettuazione concreta di quell'azione. Quindi la facoltà desiderativa e le virtù etiche sono importanti. Le virtù etiche mi consentono di mettere effettivamente in pratica la decisione teorica. La decisione teorica può anche restare sterile, può anche non avere alcun riscontro pratico, non trasformarsi in azione morale, perché deve fare comunque i conti
con le passioni, con la volontà, cioè con tutta una serie di caratteristiche che non appartengono alla sfera teoretica, ma appartengono alla sfera pratica. Io direi di fermarci qua, perché abbiamo già raggiunto la mezz'ora di durata di questa lezione, quindi faremo una seconda parte sulla morale aristotelica. Ci vediamo la prossima lezione in cui parleremo delle virtù etiche, delle virtù dianoetiche e finalmente scopriremo che cos'è il sommo bene. Arrivederci.